Benvenuti e bentornati in questo nuovo video, il primo video sponsorizzato del canale, bene sì. Allora, presento in questo video un'applicazione innovativa per ritocco fotografico professionale, alimentata dall'intelligenza artificiale. L'applicazione in questione si chiama Evoto AI, ma non vi dovete spaventare perché è adatta a tutti, potete usarla praticamente professionisti e non. È un multipiattaforma perché funziona su Mac, Windows, iOS e Android, quindi c'è per tutti i gusti. Tre caratteristiche fondamentali di questa applicazione: la potete provare gratuitamente, tutti gli strumenti che ha potete provarli senza pagare nulla. E cosa si paga allora? Si paga l'esportazione, un'esportazione, un credito, e poi andremo a vedere all'interno del video i costi. Terza caratteristica non meno importante è che se apportate una piccola modifica a una foto già modificata non pagate nulla in esportazione, i crediti non vi vengono scalati. Quindi ragazzi, più di questo cosa volete? Volete provarla pieno? Volete esportare tutto? Benissimo, iscrivetevi sul sito, scaricate l'applicazione, compilate il modulo e avrete 15 crediti in regalo, proprio così. Bene, andiamo a vedere questa miniserie di cosa tratteremo in questa miniserie. Il primo video, ovviamente, andremo a vedere il layout, andremo a vedere già qualche piccolo strumentino, tanto per farci un'idea. Nel secondo video andremo a vedere il ritratto, ok? Come andare a fare fotoritocco professionale sul ritratto. Ma come vi ho detto, non vi spaventate perché è adatto a tutti. Terzo video, e concluderemo questa miniserie, il workflow, quindi come agire su 100 foto, editarle in un colpo solo. Ragazzi, forse i fotografi professionisti ne avranno beneficio, perché si sa quando un fotografo ha tante foto da editare quanto il lavoro può essere veramente pesante, ok? Quindi andiamo a vedere la prima lezione. Come buona regola diamo un'occhiata all'Apple Store, ovviamente dove io vado a scaricare la mia applicazione. Ok, ce l'abbiamo già qui, il link ovviamente tutto vi metto in descrizione, non vi preoccupate. È qui un preview ovviamente di quello che fa, e sotto volevo farvi vedere i costi, che non sono, cioè praticamente non sono proprio costi che ci andiamo a svenare, perché sono innanzitutto abbonamento, quindi per 7 giorni anche gratuito, quindi cosa volete di più? E poi abbiamo tutti i pacchetti per l'esportazione. E un'altra cosa che è formidabile, che praticamente quando noi andiamo a comprare dei crediti e ovviamente non li consumiamo tutti in questo mese, ci vengono ovviamente sommati nel prossimo mese, e se ne acquistiamo degli altri. E ovviamente la validità di tutti questi crediti è di un anno, quindi in un anno dobbiamo consumarli. Bene ragazzi, andiamo a lanciare la prima volta l'applicazione e ci viene ovviamente chiesto di consentire e andare a loggarsi. Io mi loggo con ovviamente Apple ID, andiamo a far così, fatto, e ovviamente andiamo all'interno dell'applicazione. Ovviamente viene anche chiesto il consenso per andare a darci delle notifiche, se le volete bene, se non le volete fate a vostra scelta. Qui ovviamente abbiamo le novità, clicchiamo sulla X per iniziare a vedere un po' la panoramica dell'interfaccia e poi andremo ad analizzare qualche strumentino. Bene, andiamo a vedere ora il layout. Non mettiamo la faccia di Gennaro, se no copriamo ovviamente questo bellissimo layout. Iniziamo da qui ragazzi, abbiamo qui innanzitutto la possibilità di andare a invitare amici, fotografi, quello che vogliamo, appassionati, e poter avere, ovviamente dovete vedere tutto il regolamento, 1000 crediti in regalo, quindi è già una cosa che secondo me non è da poco. Qui abbiamo ovviamente in acquista ora tutti i piani che abbiamo visto, ok? E qua ovviamente abbiamo anche i pacchetti. Io ho fatto un calcolo, visto che la matematica non è il mio forte, però 200 esportazioni a 0,20, quindi direi che non è tanto, anche perché abbiamo già visto e sentito nell'intro che possiamo esportare una foto gratuitamente
se non facciamo, ok, modifiche sostanziali. Quindi, ragazzi, teniamo a mente queste cose. Qui invece abbiamo il profilo, e questo è il mio profilo, quindi io ho ancora 298 foto da esportare. Qui abbiamo ovviamente il nostro profilo, e qui c'è anche delle impostazioni che ci possono essere utili, soprattutto la cache, quindi andare a praticamente a svuotare la cache. E ovviamente poi vabbè, le impostazioni sono abbastanza semplici, non c'è niente da impostare, ok? Diciamo che possiamo lasciare il mondo com'è. E qui invece, cosa importante, abbiamo tutte le nostre immagini che sono esportate in questo momento. Attenzione, se reinstallate o cancellate l'applicazione, questa parte va persa. Io ve lo dico perché ovviamente onestà e trasparenza, la verità bisogna dirla. Poi andiamo avanti con gli altri comandi, molto semplice. Qui siamo invitati, vedete, è proprio un invito a caricare una foto da file, un'immagine da rullino, oppure qui abbiamo anche la possibilità di collegare, se è possibile, la nostra reflex e praticamente in tempo reale modificare le foto. Io mi immagino questo scenario. Il fotografo scatta, immediatamente l'immagine viene mandata su un smartphone, iPhone o Android che sia, e l'editor, quello che si occupa dell'editing, come dire, edita subito l'immagine. Ragazzi, pazzesco, uno scenario incredibile. Io penso così, una cosa che mi sembra che me la immagino. Ovviamente il più ci dà la possibilità di andare a fare sempre queste tre scelte, quindi poi lo vedremo dopo. La home ci riporta in questa schermata. Ovviamente se andiamo in progetti non ce n'è nemmeno uno, e qui abbiamo i progetti, e qui invece abbiamo dei video che sono stati fatti ovviamente dal team Evoto, che ringrazio ancora ovviamente, e possiamo ovviamente utilizzarli per andare a vedere qualora Gennaro non sia stato chiaro. E qui invece torniamo ovviamente nella pagina principale, e qua ovviamente abbiamo diciamo, il punto interrogativo per andare a vedere altre informazioni. Ma adesso andiamo a vedere le funzioni, diciamo le categorie, diciamo dei preset comparsi sulla home page, per vedere cosa possiamo fare. Bene, siamo pronti per andare a vedere come importare le immagini nel nostro bellissimo programma di fotoritocco che veramente io amo già. Allora abbiamo il più, innanzitutto qui possiamo fare più, andiamo a caricare ovviamente da file, da foto, oppure possiamo andare a caricare le immagini dalla nostra fotocamera se ovviamente è compatibile. E qui abbiamo gli stessi risultati, ok? Quindi andiamo a caricare una foto da file. Io prenderò queste, ecco, possiamo prenderne anche di più, quindi possiamo prenderne anche 3 per dire, e viene creato un progetto. Allora il progetto lo andiamo a rinominare, perché ricordatevi che ordinare i progetti, le cartelle, i file è una cosa, già un buon punto di partenza. Ok, rinominato progetto 01, andiamo a fare così. E abbiamo, vedete, tutte le nostre immagini qua sotto caricate, che io posso andare a switchare così. Quindi iniziamo a vedere la panoramica della, diciamo, l'interfaccia, ok, questo è, diciamo che siamo entrati nel modo editing. Iniziamo da qua sotto. Innanzitutto possiamo fare una selezione multipla. I modi di selezione sono due: o andiamo qua tutti, ok, oppure premiamo a lungo e poi scorriamo, vedete? Si vanno a selezionare. Ecco, una cosa che possiamo fare, ovviamente adesso andiamo fuori a nulla, possiamo intanto dare una valutazione. Ecco, questo, vedete che io valuto questa, poi valuto questa, poverino mi dispiace, e valuto questa. Quindi anche qui abbiamo un metro di valutazione, perché poi ovviamente se andiamo qui nell'ordinamento possiamo fare l'ordinamento anche per la valutazione, quindi vedete, ok, decrescente e crescente, quindi a seconda di come vedete che cambia, ok. Ma non solo, abbiamo anche qua la possibilità di andare nei filtri e fare ovviamente anche qui un filtro tipo di file o anche valutazione. Quindi prendiamo tutti quelli che hanno avuto, vedete che c'è anche scritto che ne abbiamo fatta una, quindi faccio così e ovviamente mi viene mostrata solo l'immagine che ha avuto questa valutazione.
Andiamo qua, ovviamente per eliminare il filtro si fa così, mettiamo tutto, ok? E vedete anche qua non esportate, quindi abbiamo anche le fotografie, si accorge anche delle fotografie non esportate. Ah, una cosa che non ho detto, lui, questa applicazione riconosce proprio tutti gli elementi, quindi assolutamente riconosce diciamo il soggetto, quindi è una cosa veramente pazzesca questa. Io ne sono stato, come dire, rapito da questa cosa. Bene, abbiamo visto che qua abbiamo un sacco di strumenti e questi li dovremo vedere poi in seguito quando andremo a vedere ovviamente le cose che riguardano sempre i ritratti o altre cosine. Possiamo vedere ancora qua, vabbè, abbiamo sempre i soliti strumenti e qua l'esportazione. Lasciamo il mondo com'è perché non possiamo adesso andare avanti se non conosciamo ovviamente il resto. Abbiamo anche qua gli istogrammi, vedete se siete capaci di usarli bene, possiamo anche cliccando lungo andarli a nasconderli. Quindi qui ovviamente abbiamo il tasto più per andare a inserire un'altra immagine e andiamo indietro con questa freccia. E qua abbiamo le informazioni ovviamente che riguardano l'immagine stessa e anche lo zoom. Ok, qua abbiamo lo zoom, vedete? Ok. Ok, torniamo indietro e cosa è successo? È stato creato un progetto. Cosa possiamo fare? Ok, questi progetti qua, possiamo andare in questi tre puntini, o possiamo cancellarlo o rinominarlo, quindi a voi la scelta, lasciamolo così. Ok ragazzi, possiamo andare adesso a praticamente analizzare le, diciamo, le altre, io le chiamo categorie, brutalmente categorie, che sono sottostante alla creazione dei progetti o l'importazione dei file, diciamo così, per iniziare da noi a editarli. Invece quelli sotto, ok, la scelta la fa l'applicazione, ma ovviamente è tutto modificabile. Passiamo ora in rassegna un po' gli strumenti già pronti e andiamo a vedere innanzitutto iEditing, che è questa qua, questa categoria qua. Vedete tutte queste cose che permette di fare, oltre a aprire gli occhi a persone che li chiudono quando scattiamo una foto, a migliorare le foto, a restaurare delle immagini, oppure non so, riportare in vita i colori di una foto in bianco e nero e anche da togliere diciamo persone che non sono ben viste nella nostra immagine. Diciamo che se vogliamo eliminare una persona o ok, qualcuno che disturba, ovviamente vedete questa che è una bella piazza, però ovviamente le persone dietro disturbano un po' la foto. Niente, molto più facile di quello che sembra, clicchiamoci sopra e col dito se noi andiamo, vedete questa linea che io sto muovendo, vedete che vedete in tempo reale praticamente quello che succede. Io ho già fatto delle prove, ovviamente, vedete qua, qui praticamente ci sono delle prove, ok, schiaccianti nei miei confronti, che ho eliminato delle persone da una foto. Ovviamente queste foto sono foto generate dalla I perché non ho, diciamo, scatti a disposizione e non voglio prendere neanche scatti di persone che non, ovviamente non hanno piacere magari di essere condivisi online. Ma vi faccio vedere molto semplicemente, questo vale per tutti, ok? Più, ovviamente sì, capisco, più e posso andare a prendere anche qua ovviamente le immagini da dove voglio, ma con una differenza, posso scattare anche da foto. Quindi andiamo a prendere una foto da file, riprendiamo la stessa o una diversa se ce l'ho, questa qua. Quindi io vado a cliccare e praticamente anche qui avviene il miracolo, ok? Quindi posso anche qui vedete la maschera si vede chiaramente è stata mascherata la persona, ma la cosa che ovviamente come dire può essere interessante è la ricostruzione di quello che c'è dietro, perché tanti programmi fanno questo, ok? Anche gli smartphone ormai lo fanno, però la precisione è un'altra cosa, ok? Ok, andiamo a generare qua sotto la nostra immagine, clicchiamoci sopra, ovviamente qua vedete appare, ma ha già fatto perché è molto veloce, e abbiamo ovviamente eliminato tutto quello che c'era qua, ricostruendo praticamente perfettamente quello che era il monumento dietro. Ok, due scelte, possiamo salvare la foto nel rullino fotografico o dove abbiamo deciso di salvare e qua invece possiamo andare in modifica, quindi possiamo apportare ulteriori modifiche
alla nostra immagine. Quindi ragazzi, vedete che abbiamo molte cose a disposizione. Benissimo, torniamo indietro e andiamo avanti. Ecco, un'altra cosa, come se voi fate un rendering, diciamo, diciamo di questa sezione AI editing ed esportate l'immagine senza andare in modifica come ho fatto io, ovviamente non appare qua il progetto, ok? Invece qua è apparso il progetto e ovviamente vi faccio vedere, non so se l'ho già fatto vedere, però ve lo faccio rivedere. Ovviamente abbiamo uno, che vuol dire che abbiamo una foto sola dentro, e qua ne abbiamo tre. Vedete, anche questo è un elemento di un dettaglio non da poco. Clicchiamo su questi tre puntini, possiamo andare a rinominare o fare cancella. Quindi se faccio cancella, ovviamente attenzione, ok, a quello che cancellate, possiamo eliminare il nostro progetto. Continuiamo con la seconda sezione. La seconda sezione è veramente simpatica, diciamo che anche, deve essere anche un po' divertente un'applicazione, perché no? E qua abbiamo una simulazione di fotocamere, ok? Quindi in base alla scelta di queste quattro iconette, ovviamente viene applicato una fotocamera, una simulazione fotocamera diversa. E poi ovviamente possiamo anche andare a scegliere di cambiare, ok? Se io, per dire, scelgo l'ultima, diciamo l'ultima iconetta, ovviamente sempre l'importazione da file o da foto, ma questi parametri sono anche possibili inserirli, ok, direttamente quando vado a editare un'immagine, ok? Andiamo a prendere questa, ok? Vedete di qua? Eccola qua, questa è la parte di simulazione di fotocamera, quindi è stata applicata ovviamente Kodak. Possiamo andare a cambiare, ok, l'applicazione, quindi vedete che possiamo andare a fare tutto questo e modificare ovviamente questi due parametri per rendere la nostra immagine come piace a noi. Quindi avete visto com'è facile, anche se poi è molto difficile, perché poi ovviamente non è solo questo, ma se andiamo qua dentro abbiamo una serie di preset già pronti. Per dire, vi anticipo il ritratto, guardate qua cosa abbiamo. Quindi ragazzi, siamo veramente su un livello eccezionale, un livello veramente professionale. Abbiamo qua l'undo, ovviamente, che corrisponde sempre, diciamo, per Mac e iPad a Command Z. E quindi ragazzi, io non so cosa dire, è un'applicazione che veramente mi ha preso proprio alla grande. Continuiamo con un'altra sezione, queste modifiche hot. Possiamo applicare, vedete, queste anche sono, diciamo, effetti di luce. Andiamo su questo, importazione da foto questa volta. Andiamo in preferiti e andiamo a prendere un'immagine un po' diversa da quello che adesso abbiamo preso. Ecco, prendiamo questa immagine, due amiche mie che non si offenderanno sicuramente. Andiamo qui, andiamo ok, e vedete, viene, ok, vengono scelti questi preset, ok? Vedete che sta applicandoli. Poi ovviamente possiamo andare a cambiare, ok, il preset al volo cliccandoci sopra. Possiamo andare a far così, ok? Vedete che cambia al volo, e anche qua ovviamente possiamo cambiare i parametri. Ecco, una cosa che non vi ho detto, qua ovviamente abbiamo il solito tastino che vi fa vedere il prima e dopo, ok? E qui abbiamo invece la possibilità di eliminare quello che abbiamo applicato fino adesso. Clicchiamo qua, vedete la foto diventa originale. Quindi anche questo è un modo per fare modifiche al volo, ok? Modifiche al volo. L'ultima sezione è questa, strumenti intelligenti AI. Ma ci sono tante già, diciamo, li chiamo preset, ok? Sono già pronti, quindi cliccate su una di queste icone, di queste immagini, e ovviamente deve rispecchiare quello che avete fotografato, se no non ha nessun senso. Per dire, all'interno però ci sono anche delle dimostrazioni, delle immagini di demo, così se non ne avete, ok, potete andare a fare un test su queste immagini, ovviamente che sono fornite da Evoto AI. Clicco su questa,
vedete, e aspettate un secondo, cosa succede? Olè. Tutti i miei elementi di disturbo sono stati ovviamente eliminati. Ecco, qua da questa parte qua, come vedete, ho praticamente pieno controllo, ok, di quello che Evoto ha fatto, però senza escludere un intervento manuale, ok, di tutti questi parametri che poi vanno sperimentati, vanno studiati. Però ragazzi, è veramente una cosa eccezionale. E eccezionale perché? Perché io vi faccio vedere cambia sfondo solo, ok? E ci clicco sopra, è Telkey, ok? Telkey, eh? Ma dovete vedere la, più che altro è la precisione, guardate i capelli, la precisione, ok? È quello che dovete notare, perché fare un lavoro del genere, sì che tanti strumenti lo fanno, ma non così praticamente perfettamente perfetto così. Sì, la foto è un po' sfocata, ma è una foto di prova, quindi ok, non dobbiamo focalizzarci su questo. Ovviamente possiamo andare sempre a far così e rivedere quello che abbiamo originalmente importato. L'ultima cosa che vi faccio vedere, ovviamente andiamo a vedere l'esportazione. Concludiamo vedendo l'esportazione. Come si esportano le foto? Molto semplice, ovviamente a seconda di quante ne avete. Okay, qua dentro in questo progetto ne ho una sola. Quindi vado a esportare, cliccare su esportare e qui ovviamente mi viene un riepilogo. Qual è il riepilogo? Il riepilogo è questo, praticamente io ho una, diciamo, i numeri di foto che verranno esportate, dove verranno esportate, ma sotto lo potrò cambiare, e qui infatti cambio la destinazione. Se voglio, diciamo, andare a salvare il file, lascio così, se no metto qui e ovviamente cambia anche qua, ok? La mia esportazione e verrà in foto. Qui ovviamente ho la possibilità di andare a cambiare diciamo il tipo di immagine, ma ovviamente questa essendo una JPEG lascerò così. Qua abbiamo la qualità, ok? E qua invece abbiamo la possibilità di andare a esportare in sRGB, che poi è utile per il web. Quindi vado a esportare, a fare così, esporta, e la mia immagine viene esportata. Ovviamente devo andare ovviamente consenso, viene esportata. Ecco, andiamo a vedere subito i crediti, ok, che mi sono stati tolti. Ok, non mi tolgono crediti, sono 2,98 sempre, ragazzi, ma non lo so, 2,98, vabbè, non lo so. Comunque, sì, i crediti vanno scalati sicuro, adesso non me ne ha scalati perché non lo so il motivo, però forse non ho fatto grandi modifiche, anche questo forse è da tener conto. Però io direi che un programma che costi così poco, dubito che si trovi. Bene ragazzi, provate questa applicazione. Richiedete 15 crediti gratuiti, provatela pieno perché veramente non ne farete più a meno. Anche perché è molto, come costi è molto bassa rispetto ad altre piattaforme. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, ovviamente condividete con i vostri amici che fate crescere il canale e arrivano ovviamente video del genere. Poi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale e ovviamente azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.